Ciao a tutti amici e bentornati sul canale, io sono Nelirfa e sono molto contenta perché come sapete ieri sera c'è stato il Gamescom e hanno annunciato tantissime novità per quanto riguarda il gioco di Warcraft Midnight. È un'espansione che tanto attendavamo, però ancora i dettagli non li conoscevamo, quindi guardate il video fino in fondo per sapere tutte le novità che arriveranno presto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao a tutti e bentornati! Ragazzi, che giornata! Alla Gamescom 2025 è successo qualcosa di pazzesco, un annuncio che ci ha fatto tremare le fondamenta di Azeroth. Sto parlando di World of Warcraft Midnight. Sì, l'abbiamo visto, è ufficiale ed è proprio una bomba. In questo video andremo a sviscerare ogni singolo dettaglio che è stato rivelato. Quindi preparatevi perché la World Soul Saga sta per fare un balzo da gigante. Ma prima di addentrarci nell'argomento voglio ringraziare di cuore tutti coloro che si sono abbonati a questo canale. Grazie ancora! Bene ragazzi, bando alle ciance, la seconda espansione di World Soul Saga Midnight è stata finalmente svelata. Abbiamo il trailer cinematografico, il trailer del gameplay e un press kit pieno di zeppo di informazioni. E sapete una cosa? Abbiamo un sacco di cose di cui andare a parlare. Iniziamo così col piatto forte, ossia le nuove zone. Come ogni espansione, Midnight ci porta in luoghi mai visti prima. Ora il livello massimo non è stato menzionato nel trailer, ma ho trovato un po' in giro e ho la conferma che sarà il livello 90. Quindi avremo 10 nuovi livelli per far salire i nostri eroi. La prima zona che esploreremo è la foresta di Eversong. E non è una semplice rimasterizzazione in HD, ma un rifacimento completo. Hanno ricostruito tutto quanto da zero. Quello che una volta era le Ghostland, ora è la zona rigogliosa piena di vita. L'espansione inizia con l'attacco alle forze di Zalat al Pozzo Solare, proprio come abbiamo visto nel filmato. Poi abbiamo Silverrun City, sarà il nuovo hub centrale. Non temete, giocatori dell'Orda, la città manterrà la sua forte identità. L'Alleanza avrà accesso ad alcune aree, ma rimarrà un baluardo dell'Orda. Le minacce che affronteremo qui sono il vuoto, una misteriosa e pericolosa crescita magica chiamata Light Bloom, il ritorno dei troll amani e dei cultisti del vuoto. Dopo Eversong avrete una scelta, potrete andare a Zul'Harman, che da raid diventerà una zona intera, un'area di incredibile profondità, con le antiche terre dei troll, foreste lussureggianti e cripte oscure. Esploreremo i templi di Loa, incontreremo i nuovi leader Zul'Jara e Zul'Shan, nipoti di Zul'Jin. Sono super emozionata di rivedere i troll amani. In alternativa però abbiamo anche Harendar, la patria degli Har-Hoenar. È una giungla primordiale, una foresta fungina costruita attorno alle radici degli alberi del mondo. Creature bioluminescenti, punti di muschio. Sembra veramente tutto molto incredibile. È una zona completamente naturale, senza strutture, creata da civiltà. Come ci arriveremo da questa Talas? Avremo un portale? Un viaggio aereo? Beh, ancora non lo sappiamo, ma sono molto curiosa di andarlo a scoprire. E la quarta e ultima zona si chiama Void Storm, un mondo caotico e lontano, intriso di energia del vuoto. Qui le creature combattono tra di loro per il dominio. La gravità è alterata e ci sono 3 enormi punti Nexus. Sembra una versione molto più folle di un'area come Karazhan. La bassa gravità mi incuriosisce veramente molto. Sarà un'esperienza intensa, ma spero meno punitiva della Gola dei Lamenti. Ora invece amici passiamo a parlare del nuovo sistema di gioco, ossia il Prey, un sistema di caccia a difficoltà variabile, con 3 livelli, normale, difficile e incubo. Potrete dare la caccia ai bersagli potenti in tutte le zone dell'espansione per ottenere fantastiche ricompense, come per esempio cosmetici, cavalcature e titoli. Sembra un'evoluzione del sistema di World Content e sono molto entusiasta di vedere come Blizzard sta investendo in questo aspetto. Poi torniamo a parlare delle Delve, perché torneranno. Avremo ben 7 nuove Delve al lancio, sparse tra zone. 3 a Eversong Woods, una a Rander e 3 a Void Storm, incluso un Delve Nemesis.
Purtroppo non ci sono ancora dettagli su come andrà a cambiare il sistema o il nostro compagno, ma ne sapremo al più presto. E invece i dungeon, avremo ben 8 nuovi dungeon al lancio, quindi vedete tanta roba. Una cosa diversa per Mind Night è che avremo 3 raid al lancio. La Void Spire con ben 6 boss, il Dream Thrift con un solo boss e infine il Mark of Kill Deathsnat, un raid con 2 boss. Ma Blizzard non ha voluto rivelare nulla per non andare a rovinare la storia. Quindi 9 boss in totale divisi in 3 raid. Sarà molto interessante vedere come funzionerà nella pratica. E ciliegina sulla torta, per finire, è in arrivo una nuova razza, ossia gli Haranir, che saranno giocabili sia per quanto riguarda l'Orda che per l'Alleanza e potranno essere guerrieri, cacciatori, ladri, sacerdoti, sciamani, maghi, stregoni, monaci e anche druidi, come forme uniche. Per andare a sbloccarli basterà completare la storia principale di Mind Night. Ancora non finisce qua perché un'altra novità pazzesca è la nuova specializzazione per quanto riguarda il cacciatore di demoni, ossia il Devourer, un DPS a medio raggio che usa la magia del vuoto e cosmica. Avrà abilità come Void e Metamorfosi, Collapsing Star e Void Beam. E non è tutto, i cacciatori di demoni saranno disponibili anche per i Void Elves. Parliamo poi invece del PvP. Arriva un nuovo campo di battaglia epico chiamato Slayer Rise, nella zona di Voidstorm. Sarà una via di mezzo tra Alterac Valley e East Conquest. E udite udite, il Comp Stomp diventerà una funzionalità permanente, non più solo una rissa. Aggiungeranno anche Battleford Givelance e Silversand Mine alla rotazione. E amici, mi raccomando, cercate di stare attenti perché le abitazioni e i quartieri stanno arrivando. Potete finalmente creare e personalizzare la vostra casa in World of Warcraft. Gli oggetti decorativi si otterranno da dungeon, raid, professioni, missioni e molto altro. Avremo anche i quartieri, aree dove fino a 50 giocatori potranno creare le loro case. I giocatori che hanno provato il sistema in anteprima sono veramente entusiasti e potrete avere l'accesso anticipato preordinando l'espansione. E infine ci sono alcuni importanti cambiamenti all'esperienza dei giocatori. Exile Reach avrà un piccolo aggiornamento e il tutorial porterà direttamente a Dragonflight. Ci saranno versioni in modalità storia nei raid di Dragonflight per aiutare i giocatori a fare la transizione. E per i giocatori di ritorno un tour facoltativo con Shine o Troll per aggiornarli sulla storia. Il sistema di Love Walker verrà espanso e ci sarà anche una versione abbreviata della storia di The War Waiting. Come vedete questo è un video veramente pazzesco, queste sono le 10 principali novità di Mind Night. La Gamescom è appena iniziata, quindi aspettatevi un sacco di altre informazioni. Quindi mi raccomando, ve li darò quasi in tempo reale, quindi iscrivetevi per non perdervi nulla. E se invece l'avete già fatto, mi raccomando, mettete la campanellina attivata, ossia deve essere nera. Come sempre amici, se avete trovato utile questo video e vi è piaciuto, mettete un bel like, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo presto per altri interessantissimi video. Ciao a tutti e alla prossima!